Sì, salve. Facciamo una panoramica del computer di bordo della Ado A20F Plus, che praticamente è lo stesso computer di bordo che troviamo sia sull'Ado A16 che sull'Ado A20. Io adesso sono in modalità ibrida, infatti in questa bicicletta è possibile passare dalla modalità ibrida alla modalità pedalata assistita. Se guardate la recensione del mio canale, ho avuto anche la The One Rider. Lì praticamente non c'era questo tipo di modalità, bastava andare a modificare i due parametri P08 per sbloccare la velocità. In questo caso invece, oltre a fare la procedura di sblocco del parametro, bisogna andare ad agire sull'acceleratore e il freno di destra. Quindi per passare alla modalità ibrida dovete girare l'acceleratore e contemporaneamente tenere premuto il freno. Poi andate a spegnere il PC, questo qui, lo riaccendete sempre tenendo premuto acceleratore e freno. Una volta acceso il PC contate 12 secondi, dopodiché rilasciate e la bicicletta è arrivata nella modalità ibrida. Se volete invece ripassare alla modalità pedalata assistita, dovete praticamente fare la stessa procedura però tenendo premuto soltanto il freno di destra, quindi spegnete il PC, riaccendete sempre tenendo premuto il freno, sempre per 12 secondi rilasciate e la bicicletta passa nella modalità pedalata assistita. Nella modalità ibrida praticamente funziona, potete quindi utilizzare l'acceleratore anche a partenza zero impostando sempre il parametro qui sopra da 0 km, quindi si comporta come una specie di scooter. Una volta spento il PC, comunque la bicicletta riparte dall'ultima modalità che avete selezionato. Qui siete in modalità ibrida, spegnete, la bicicletta riparte in modalità ibrida. Per entrare nel menu segreto andate qui, più e meno. Diciamo che i parametri sono gli stessi che troviamo sulla The One Rider. Per esempio in questo caso P01 è l'illuminazione display e va da 1 a 3. Ovviamente nel caso di d'estate meglio mettere luminosità elevata perché altrimenti sotto la lucidazione non si vede. P02 è invece l'unità di misura, vedete passa da chilometri a miglia. Parametro di impostato di fabbrica è 0. P03 è la tensione della batteria, quindi la tensione in questo caso è 36 volt, perché la batteria è 36 volt, no, questo è un parametro che non deve essere toccato, altrimenti si rischia di danneggiare. P04 è invece il time di spegnimento, cioè dopo 10 minuti il controller si spegne. P05 è il livello di assistenza, quindi a 0 praticamente avete i livelli 1, 2 e 3. 1 avete i livelli da 5 e 2 fino a 9. A 0 e 1. In questo caso avete quindi o 5 o 9 livelli di assistenza. Poi P06 invece è il diametro della ruota, quindi in questo caso essendo la ruota da 20 dovete mettere 20 pollici, se avete il lato 16 dovete mettere 16. P07 sono il numero di magneti del motore, questo è un parametro che non deve essere toccato. P08 è lo sblocco della velocità, questo arriva fino a 100, però ovviamente la bicicletta non arriva fino a 100, ma basta impostare massimo 40-45. P09 invece è lo zero start, quindi in questo caso vedete mettete 0, la bicicletta accelera da 0. Se mettete 1 invece dovete iniziare a pedalare prima di usare l'acceleratore. P10 sono le modalità di guida, quindi qua abbiamo 0, 1 e 2. Poi abbiamo P11 che è la sensibilità della pedalata assistita, quindi in questo caso più basso è il valore, questo arriva fino a 24 e praticamente meno pedalate dovete fare per far attivare l'assistenza. P12 è invece la potenza dell'acceleratore, quindi 0 acceleratore disabilitato, 5 massima potenza sull'acceleratore. P13 è il settaggio del sensore di assistenza, questo è un parametro, questo non dovete toccare.
P14 è l'amperaggio a cui lavora il controller, quindi anche questo è un parametro da non toccare. P15 è il numero delle celle batteria. Questo si può modificare praticamente non in negativo ma in positivo, cioè in questo caso vedete il 29, quindi la percentuale indica la percentuale di scarica. Se lo abbassate praticamente la batteria si scarica di più e questo deve evitare. Invece se aumentate il livello vuol dire prende che la batteria vi dà il segnale di scaricamento a un livello più alto. Sappiamo infatti che queste batterie non devono mai arrivare a zero, è sempre quindi necessario sempre arrivare a un 20%. P17 invece il cruise control, però da prove che ho effettuato praticamente non funziona. Il cruise control praticamente quando voi accelerate e siete a una certa velocità costante, lasciando l'acceleratore la bicicletta dovrebbe rimanere in quella velocità. Il P18 è un altro parametro che non va modificato. P18 è il come default esce il valore 100. Questo praticamente è il rapporto tra la velocità reale e quella segnata al contachilometri. Quindi se mettere questo valore, per esempio 200 e state andando a 20 all'ora, il contachilometri segnerà 40 all'ora. Poi abbiamo P19 e sono i settaggi dell'assistenza 0, praticamente vuol dire che partite dal livello 0, quindi la bicicletta funziona solo a pedale, 1 invece con la pedalata assistita. E poi P20 è un settaggio per il sistema di comunicazione tra il controller e il computer, e anche questo è un parametro da non modificare. Mi sembra, poi faccio vedere il sottomenu che c'è qui, vedete, premete il pulsante, trovate questo è il tempo dell'ultimo viaggio, questo è l'odometro che è il contachilometro totale che si può, abbiamo visto, andare a modificare con il parametro P16, si può andare a zerare, poi abbiamo, questa è la distanza dell'ultimo viaggio fatto, e questo praticamente è il voltaggio, dice prende la batteria, vedete 41.4, se andate a modificare quel famoso parametro 29, c'è il P15, vedete in questo caso è impostato a 29, quando arriva a 29 la batteria risulta scarica, invece aumentandolo vi dà ovviamente la batteria si scarica, vi dovrebbe dare uno scaricamento superiore. Quindi in questo caso sto a 41.4, quindi la batteria in questo caso mi dirà scarica tra circa una ventina di ampere. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.